Ciao piccoli bimbi orrorifici, parliamo di un libro horror di quelli pesanti che vi farà rivoltare lo stomaco e si chiama Abnormal Statistics di Max Boot III. È una raccolta di racconti originale ultra gore in cui si possono trovare una collezione di storie con personaggi estremamente strani, con scenari umani che vi faranno veramente venire la nausea da quanto sono violenti. È un libro per chi sta cercando qualcosa di veramente forte, qualcosa di veramente d'impatto per quanto riguarda il genere horror. Trigger warning non hanno neanche senso dirli perché si sprecherebbero. Per darvi un'idea, parliamo di due ragazzini che annoiati dal giocare, annoiati dopo aver giocato numerose ore al Game Boy, decidono di andare in un supermercato, rapire un neonato e giocarci come se fosse un pupazzetto in maniera orrenda, fino ad ammazzarlo consapevolmente in maniera orribile. Parliamo di un bambino che cresce con una mamma serial killer che gli insegna come cavare gli occhi ai compagnetti, un cane caruccio che diventa un po' meno caruccio a un certo punto, di un ragazzo di una tavola calda che incontra un bambino orfano insieme, un bambino abbandonato insieme a un gruppo di bambini senza tetto che si rivelano bambini cannibali, una donna che sfrutta la propria figlia e la malattia della propria figlia per avere donazioni, attenzioni, e una giornalista che la incalza in una sorta di sindrome di Munchausen per procura, un adolescente che si innamora di una ragazza e perde la verginità con questa ragazza, che però ha la particolarità di non smettere mai di avere il ciclo, e il primo racconto della raccolta, Indiana Death Song, che è un capolavoro secondo me tra tutti i racconti, che parla di questo bambino che cresce in una barca roulotte, che cresce in un motel dentro un casinò con i genitori ex tossicodipendenti, il padre alcolizzato e la madre ludopatica, che ha una sorta di feticismo succhiare nello sgranocchiare i denti. E poi la svolta narrativa interessante del narratore doppelganger, che a un certo punto della narrazione cambia e il bambino si guarda da fuori. Un racconto veramente originale. La cosa interessante, oltre l'essere di una violenza gore estrema, è che tutti i racconti partono dalla base di cliché horror, ma cercano di essere sempre originali. Infatti non vi aspettate mai, quando iniziate a leggere quello che sta per succedere, o anche se ne avete un'idea, la violenza delle immagini vi colpisce in maniera terrificante. La cosa più inquietante e terrificante dei racconti e della scrittura di Max Boot è che sono tutti racconti che partono da una realtà molto vicina, che partono dalla cronaca nera, e li sentiamo molto attaccati. I personaggi sono estremamente vicini e allo stesso tempo estremamente lontani, perché hanno le loro psicosi, le loro schizofrenie, le loro malattie mentali, la violenza che sembra stare all'interno di tutti gli esseri umani in qualche modo. È questo che cerca di dire Max Boot attraverso le storie di vari personaggi che all'apparenza potrebbero essere ragazzi qualunque. Ah, mi sono dimenticato. Un padre che cerca di sparare a il suo figlio appena nato nella culla. Quindi, oltre a darvi una bella botta in pancia e a farvi arrovellare l'intestino, c'è anche una riflessione molto profonda su quella che è la violenza umana. Infatti l'ultimo capitolo racconto è molto interessante perché è una lista di omicidi successi negli Stati Uniti negli ultimi anni, ed è messa così da accapponare la pelle, perché allo stesso tempo, perché ti rendi conto di quanto allo stesso tempo sembrano normali e irreali come alcune sfumature dei racconti di Max Boot, ma al contempo siano tutti parte della realtà. È il lato oscuro e più profondo dell'abisso umano. E infatti la chiave di lettura più importante, secondo me, si ha nel racconto, alla fine del racconto, Video Nestis, in cui c'è il processo di questi ragazzini, quelli che giocavano
quelli che giocavano al Game Boy e che hanno rapito il neonato con cui hanno giocato fino a ucciderlo, perché il racconto è inframmezzato da pezzi del processo e piccoli estratti, scene di film, videogiochi, racconti horror che spezzano il racconto. E quello che dice alla fine il giudice è molto interessante perché è un po' la poetica che raccoglie la raccolta, il libro e la scrittura di Max Buff, che vuole dare uno sguardo all'horror contemporaneo. Il pezzo in cui dice: questi crimini, queste brutture, queste manifestazioni umane non sono dovute alla fiction, ai racconti, ai videogiochi, a quello che vediamo in TV, a quello che vediamo negli articoli. Sono una parte malata della società e all'interno della fa parte della società stessa, all'interno in potenziale in ogni essere umano. Ed è questo che rende terrificante, è questo che, oltre ad essere un grande lavoro di stile dal punto di vista dell'horror, perché l'intensità delle scene è veramente pesante, difficilmente leggerete dei racconti horror così pesanti. Il trucco interessante è appunto che tutti partono da una base di realtà ed il gioco sta proprio in questo. Quanto la realtà, quanto la violenza sta già nella realtà rispetto a quanto la violenza viene alimentata. L'horror che è che è un altro grande cliché, un altro grande errore che si pensa. Comunque, se volete una raccolta horror veramente pesante, secondo me è uno dei migliori libri usciti nel 2023, anche se è stato molto di nicchia, molto di genere, molto nascosto per questo motivo, per la pesantezza dei temi. Sicuramente leggetelo perché rimarrete sorpresi e abbastanza scioccati. Vi lascerà qualcosa nella psiche, qualche trauma nella psiche ve lo lascerà.